Immagina di perdere un dente e di poterlo sostituire in modo rapido e sicuro, ovviamente con un impianto dentale. Ma ti sei mai chiesto se gli impianti dentali siano adatti a chiunque? E soprattutto, ci sono dei limiti? Scoprilo in questo video. Sigla! Ciao, sono Valerio Buongiorno, medico odontoiatra, e in questo video parleremo di un argomento molto importante: gli impianti dentali. Sono una soluzione fantastica per chi ha perso un dente, ma non sempre sono la risposta per tutti. Se hai più di 40 anni, questo video ti sarà utile perché vedremo insieme se ci sono controindicazioni e quali fattori influenzano la riuscita di un impianto. Ma cosa sono gli impianti dentali? In pratica si tratta di una vite di titanio che viene inserita nell'osso mascellare o mandibolare per sostituire la radice di un dente mancante. Su questa vite poi viene montata una corona che restituirà l'aspetto e la funzionalità del dente originale. Non è magia, ma è l'osteointegrazione. Che cos'è e come avviene? L'osteointegrazione è il processo in cui l'osso si fonde con il titanio dell'impianto. È come se il nostro corpo accettasse l'impianto come una parte naturale di sé. Questo processo normalmente richiede tempo, in genere dai 2 ai 6 mesi. La salute dell'osso e delle gengive è fondamentale, per questo prima di decidere se procedere con un impianto bisogna fare delle valutazioni molto approfondite. Per garantire il successo a lungo termine dell'impianto non è solo l'osso a essere importante, ma anche i tessuti intorno all'impianto stesso, chiamati tessuti perimplantari. Proprio come per il dente naturale, anche attorno all'impianto dobbiamo avere gengive sane, forti e ben posizionate. Infatti la scarsa igiene orale o le infezioni possono compromettere il successo dell'intervento. Ma allora gli impianti si possono fare sempre? La risposta è no. Esistono malattie che rappresentano una controindicazione assoluta agli impianti dentali, come ad esempio il diabete scompensato e non controllato, malattie cardiovascolari gravi o tumori in fase avanzata. Queste condizioni compromettono la capacità dell'organismo di guarire e integrarsi correttamente con l'impianto. In questi casi un dentista esperto ti consiglierà altre soluzioni. Nulla è perduto, ci sono alternative, come ad esempio i ponti su monconi naturali. Un altro aspetto cruciale riguarda i farmaci che assumiamo, soprattutto quelli che possono influire sulla nostra capacità di guarire. Un esempio sono i bifosfonati, farmaci utilizzati principalmente per trattare l'osteoporosi, il morbo di Paget o per prevenire le fratture ossee in pazienti con metastasi ossee. Questi farmaci possono essere pericolosi quando si parla di interventi chirurgici, compresa l'implantologia dentale. Quando assunti per lunghi periodi, i bifosfonati interferiscono con la capacità delle ossa di rigenerarsi e guarire dopo un trauma, portando a un rischio molto serio chiamato osteonecrosi dei mascellari. Questo significa che l'osso mascellare che supporta gli impianti dentali non è in grado di guarire adeguatamente, aumentando il rischio di infezioni e di fallimento dell'impianto. Ecco perché, se un paziente sta assumendo bifosfonati, il dentista dovrà valutare attentamente la situazione prima di procedere, con qualsiasi intervento chirurgico, non solo l'implantologia. In questi casi, infatti, spesso si opta per alternative meno invasive, sempre cercando la soluzione migliore per ogni paziente. Per comprendere meglio l'efficacia degli impianti dentali e quando possono essere controindicati, vediamo cosa dicono gli studi scientifici. Uno degli studi più significativi in questo campo è pubblicato sulla rivista Journal of Clinical Periodontology nel 2016. Questo studio ha confermato che l'osteointegrazione, ossia il processo di fusione tra l'impianto in titanio e l'osso, è altamente efficace nella maggior parte dei pazienti, ma può essere compromessa da fattori come la scarsa qualità ossea, ma soprattutto l'uso di certi farmaci e patologie sistemiche, come il diabete scompensato. In particolare, il diabete mal gestito può ridurre la capacità del corpo di produrre collagene e di guarire le ferite, il che rende difficile o addirittura impossibile all'impianto di integrarsi correttamente. In un altro studio, sempre del 2019, i ricercatori hanno analizzato il successo degli impianti dentali nei pazienti con malattie parodontali pregresse, ovvero la piorrea. Hanno trovato che sebbene l'osteointegrazione sia generalmente riuscita, i pazienti con una storia di piorrea o parodontite devono seguire un programma di mantenimento
molto rigoroso per prevenire infezioni e malattie perimplantari, ovvero le perimplantiti. Questo ci dice quanto sia cruciale monitorare attentamente i tessuti attorno agli impianti. C'è ancora un altro studio sul COIR del 2021 che ha esaminato il rischio di osteonecrosi nei pazienti in trattamento con bifosfonati. I risultati hanno dimostrato che l'uso di questi farmaci aumenta il rischio di sviluppare complicazioni significative dopo un intervento chirurgico, eventualmente anche dopo un intervento implantare. L'osteonecrosi dei mascellari è una condizione grave in cui l'osso della mascella non riceve abbastanza flusso sanguigno, il che impedisce la guarigione e può portare alla morte del tessuto osseo. Questo rischio è aumentato nei pazienti che assumono bifosfonati per un lungo periodo. Quindi, sebbene gli impianti dentali siano generalmente una soluzione molto efficace, è fondamentale considerare questi fattori per garantire il loro successo. Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, sì, gli impianti dentali sono una soluzione fantastica per molte persone, ma non sempre sono adatti a tutti. È fondamentale quindi valutare la propria salute generale, la condizione dei tessuti e la storia medica del paziente prima di decidere di procedere. Se sei curioso di sapere se gli impianti dentali sono una soluzione giusta per te, non esitare a fissare una visita presso il tuo dentista di fiducia. Bene, se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale, lascia un bel like e magari condividilo con chi potrebbe trovarlo utile. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo alla prossima, ciao!